Ciao, io sono Anna e oggi vi propongo un video diverso dalle mie solite storie true crime. Vi racconto sempre una storia vera, ma dai risvolti paranormali. Per cui, se non apprezzate questo genere oppure siete delle persone particolarmente impressionabili o sensibili, vi sconsiglio di vedere questo video. Piuttosto vi aspetto qui alla prossima domenica e vi invito comunque a iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per non perdervi nessun video. Mentre, se come me apprezzate questo genere, sicuramente conoscerete questa storia, perché è la storia da cui è tratto il film horror Veronica. Attenzione però, in questo video ho inserito contenuti audio e video particolarmente interessanti, impressionanti, agghiaccianti quasi quanto la mia pronuncia delle parole straniere e di alcune italiane. Per cui mettetevi comodi e buona visione. Oggi vi racconto la storia terrificante di una giovane ragazza che tramite una tavola Ouija ha scatenato un vero e proprio inferno nella sua casa. Il caso Vallecas è il più famoso caso paranormale documentato in Spagna. Oggi vi racconto la storia di Estefanía Gutiérrez Lazaro. Siamo a Madrid nel 1990. Estefanía Gutiérrez Lazaro è una giovane ragazza di 18 anni che è particolarmente attratta e incuriosita dal mondo dell'occulto. La ragazza è segnata da un recente lutto. Ha perso infatti il suo ragazzo in un incidente motociclistico e la ragazza non riesce a elaborare questo lutto, non riesce a superare la perdita. Così un giorno, insieme a due compagni di scuola, decidono di fare un rito per poter mettersi in contatto con lo spirito defunto del ragazzo. Le ragazze si nascondono nella biblioteca scolastica e iniziano un rito con la tavola Ouija. Pare che all'inizio non stesse succedendo nulla e che piano piano cominciarono ad avere delle risposte alle domande che facevano. Le ragazze però vengono presto scoperte da una professoressa che interrompe bruscamente la seduta e spezza in due la tavola Ouija. Le due ragazze presenti raccontano che mentre la professoressa spezzava in due la tavola Ouija, il bicchiere che stavano usando come indicatore si è frantumato da solo ed è uscito un fumo dal bicchiere, dai cocci, che sarebbe stato inalato da Estefanía. Da quel momento iniziano a verificarsi una serie interminabile di eventi inquietanti e inspiegabili. Estefanía comincia a soffrire di insonnia e di stati alterati della coscienza, durante i quali sostiene di vedere un gruppo di persone filiformi, fameliche, senza volto, dalle dita allungate, che si muovono nelle tenebre della sua camera e che continuano a chiamarla per nome e continuano a dirle: Estefanía, vieni qua, Estefanía, vieni con noi. Anche i familiari sostengono di cominciare a sentire dei rumori strani, come dei battiti di piedi di notte o di rumori sospetti. Raccontano che in casa l'aria si è fatta più pesante e di avere costantemente l'impressione di essere osservati soprattutto dalle fessure delle porte e di vedere nell'oscurità delle ombre nelle zone più scure della casa. Durante i mesi successivi, Estefanía è accompagnata dai genitori in diversi centri medici per tentare di capire qual è la malattia che la affligge, ma non riescono ad avere nessuna risposta dai medici. Durante il picco finale delle sue crisi, il 13 luglio del 1991, Estefanía aggredisce violentemente la sorella Marianela, che alla fine dell'aggressione cade sul pavimento con la schiuma alla bocca. Il giorno dopo, il 14 luglio,
ormai logorata fisicamente e psicologicamente, e Stefania entra in uno stato di catalessi. I genitori la portano subito all'ospedale di Madrid Gregorio Marañón, dove però ormai non c'è nulla da fare ed Stefania purtroppo muore. L'autopsia però non riesce a spiegare le ragioni che l'hanno condotta alla morte. Parla solo genericamente di asfissia polmonare e di morte sospetta. La storia però purtroppo non finisce qua. Questo è solo l'inizio del drammatico caso Vallecas. Dopo la morte di Estefania, nella sua casa di Madrid, nel quartiere Vallecas, i suoi familiari cominciano a vivere un vero e proprio incubo, come in un film horror. L'intera casa sembra posseduta. Le porte cominciano ad aprire e chiudersi da sole. I crocefissi vengono strappati con violenza dalle pareti e gettati per terra. Di notte cominciano a sentire delle voci. Di giorno vedono delle ombre muoversi in casa che si fanno sempre più minacciose. Al mattino i familiari di Estefania trovano dei graffi alle pareti e i mobili spostati, ma non di qualche centimetro, ma di qualche metro. La madre racconta di udire la voce di Estefania che la chiama e dice anche di sentire le risate di un vecchio che arrivano dalle pareti di casa. I vasi di vetro si rompono improvvisamente, le porte si aprono e si chiudono e gli oggetti si spostano da soli. Il fulcro degli eventi sembra essere il bagno, mentre a poco si spostano anche nella camera di Estefania. I genitori infatti tengono in ordine sempre la camera della figlia e ci entrano ogni 2 giorni per controllare, ma ogni volta che entrano trovano le lenzuola lanciate in un angolo e tutti i soprammobili e tutti gli oggetti sparsi sul pavimento. La donna racconta che una notte ha sentito qualcuno che le toccava i piedi, mentre le 2 sorelline di Stefania si sono svegliate una notte terrorizzate perché erano prese dai polsi e sbattute contro la parete. Una notte, il 27 novembre del 1992, i fenomeni però furono talmente forti che i Gutiérrez, in preda alla disperazione, hanno chiamato la polizia. L'ispettore Negri con la sua squadra arriva alle 2:30 di notte in casa Gutiérrez e trova tutti i familiari fuori dall'appartamento, nonostante il clima rigido del periodo. Mentre un paio di agenti rimane fuori dall'abitazione con i parenti e ne ascolta la storia, l'agente Negri e 2 agenti entrano nell'appartamento. Quando entrano in quella casa, gli agenti sono travolti da una serie di eventi paranormali che documentano nel loro rapporto, o come si dice in spagnolo, expediente. Da qui l'expediente Vallecas. Questo rapporto è diventato un oggetto di culto tra gli appassionati di occultismo e di eventi paranormali. In questo rapporto vengono descritti gli eventi che accaddero quella sera. Innanzitutto, quando entrarono nell'appartamento, un'anta di un armadio in salotto si spalancò da sola, arrivando quasi a colpire uno dei 2 agenti. Sentirono inoltre dei rumori assordanti provenire dal balcone, che trovarono vuoto. Videro delle ombre, videro un crocifisso che si staccava dalla parete e la formazione di una strana bava sul mobiletto. Quando si recarono in bagno, inoltre, gli agenti testimoniarono un brusco calo della temperatura, un freddo che non avevano mai sentito in vita loro. Gli agenti lasciarono in fretta quell'appartamento, coscienti del fatto che non avrebbero potuto fare nulla per la famiglia Gutiérrez. Il 1 novembre del 1993, a 2 anni dalla scomparsa di Estefania, avviene un altro fatto estremamente terrificante. Una sua fotografia, infatti, contenuta in una cornice in vetro, comincia a prendere fuoco, ma prende fuoco dall'interno
e brucia soltanto la fotografia. La cornice di vetro e tutti gli oggetti intorno rimangono intatti. Poco tempo dopo questi fatti, la famiglia Gutiérrez si è trasferita in un altro appartamento e i fenomeni paranormali sono cessati. I nuovi padroni di casa invece non hanno mai assistito a eventi paranormali. Il caso Vallecas è il più famoso caso di fenomeni paranormali documentati in Spagna. Questo è un caso documentato proprio da un rapporto della Polizia Nazionale, che non era a conoscenza della storia di Estefania e che quindi non poteva essere condizionato. Qualche tempo dopo la mamma di Estefania si è sottoposta a una visita psicologica dalla quale è emersa una certa instabilità emotiva, ansia e necessità di attirare su di sé l'attenzione. Questa diagnosi potrebbe suggerire il fatto che la donna abbia amplificato tutto ciò che sono i fatti accaduti attorno a lei. Tuttavia, l'intervento della polizia deve essere letto invece sotto un occhio oggettivo, razionale, perché la polizia non era influenzata dai racconti della donna. Questa storia fa capire quanto sia importante accettare la scomparsa, la perdita di una persona cara e che non è giusto, anzi è pericoloso, cercare di stabilire un contatto con un'altra dimensione che non ci appartiene più e che deve rimanere separata dalla nostra. Come dice Nietzsche, chi combatte a lungo i mostri deve guardarsi dal non diventare egli stesso un mostro. E quando guardi a lungo un abisso, anche l'abisso guarda dentro di te. I mostri sono quelli che abbiamo in fondo al nostro cuore e che il dolore, la rabbia e il rancore fanno emergere dalle tenebre, dandogli forza e potenza. Fa più paura quello che abbiamo dentro di quello che si trova là fuori.